Ciao, sono Marco e lui è il signor Rossi. In questa lezione vedremo un nuovo breve dialogo. Ti aiuterà a imparare l'italiano in maniera più naturale, partendo da un contesto. In pratica faremo tre cose. Ascolteremo il dialogo, esamineremo il testo del dialogo e per finire faremo un esercizio insieme, un esercizio di roleplay. Io e te. Per prima cosa ascolteremo il dialogo. È una conversazione tra una madre e suo figlio. Ascolteremo il dialogo 2 volte. La prima volta senza il testo, la seconda volta con il testo. Signor Rossi, faccia partire l'audio, per favore. Ma, signor Rossi, questo non è l'audio corretto. Scusa, abbiamo qualche problema tecnico. Risolviamo subito. Io lo licenzio. Matteo, svegliati! Sono le 8:15. Devi andare a scuola. Di nuovo? Ma ci sono già andato ieri e non mi è piaciuto proprio. Ieri è stato il tuo primo giorno di scuola. Ma la scuola non dura solo un giorno. E per quanto tempo devo andare a scuola? Per alcuni anni. Addirittura. Ma non preoccuparti, il tempo vola. Ora però sbrigati, altrimenti farai tardi. Matteo, svegliati, sono le 8:15. Devi andare a scuola. Di nuovo? Ma ci sono già andato ieri e non mi è piaciuto proprio. Ieri è stato il tuo primo giorno di scuola. Ma la scuola non dura solo un giorno. E per quanto tempo devo andare a scuola? Per alcuni anni. Addirittura. Ma non preoccuparti, il tempo vola. Ora però sbrigati, altrimenti farai tardi. Bene, ora esaminiamo il testo di questo breve dialogo. La mamma dice così: Matteo, svegliati, sono le 8:15. Devi andare a scuola. Matteo, svegliati. Iniziamo con un imperativo. L'imperativo si usa per dare un ordine, un'esortazione o un consiglio a qualcuno. In questo caso la mamma dà un ordine a suo figlio Matteo. Gli dice svegliati. È l'imperativo informale, alla forma affermativa, della seconda persona singolare, tu. L'imperativo affermativo informale con il tu dei verbi in are, solo dei verbi in are, è uguale alla terza persona singolare del presente indicativo. Per esempio, il presente indicativo del verbo mangiare è io mangio, tu mangi, lui, lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano. L'imperativo affermativo con il tu è mangia, come la terza persona singolare del presente indicativo. Svegliarsi è un verbo riflessivo. Al presente indicativo si coniuga così: io mi sveglio, tu ti svegli, lui, lei si sveglia, noi ci svegliamo, voi vi svegliate, loro si svegliano.
Per formare l'imperativo di seconda persona con il tu, prendiamo sveglia, da lui, lei si sveglia, e aggiungiamo il pronome ti. Sveglia più ti. Svegliati. Il pronome, come vedi, si attacca al verbo formando una sola parola. Poi la mamma dice: sono le 8:15. E un quarto significa è un quarto d'ora, quindi 15 minuti. Nella lingua parlata usiamo molto spesso è un quarto al posto di è 15 minuti. Devi andare a scuola. Dovere è un verbo irregolare. Ripetiamo l'indicativo presente. Io devo, tu devi, lui, lei deve. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Andare a scuola. L'espressione italiana vuole la preposizione a. Si dice andare a scuola. E ricorda che scuola si scrive con la C, non con la Q. Matteo dice: di nuovo? Ma ci sono già andato ieri e non mi è piaciuto proprio. Di nuovo significa un'altra volta, ma ci sono già andato ieri. In questa frase troviamo uno degli usi più comuni della particella ci che sostituisce un luogo. Infatti ci può significare qui in questo luogo oppure lì in quel luogo. Quindi ci sono già andato ieri significa sono già andato ieri a scuola lì in quel luogo e non mi è piaciuto proprio. Ricorda che il verbo piacere nei tempi composti vuole sempre l'ausiliare essere. Diciamo mi è piaciuto, non mi ha piaciuto. Ti è piaciuto, non ti ha piaciuto. La parola proprio in questo caso è un rafforzativo. Non mi è piaciuto proprio significa non mi è piaciuto per niente, affatto. Poi la mamma dice a Matteo: ieri è stato il tuo primo giorno di scuola, ma la scuola non dura solo un giorno. In questa frase non c'è nulla di particolare da evidenziare. Vediamo la successiva. Matteo risponde: e per quanto tempo devo andare a scuola? Troviamo di nuovo l'espressione andare a scuola. La mamma dice per alcuni anni e Matteo esclama: addirittura. Addirittura è una risposta che usiamo per esprimere meraviglia, sorpresa, stupore, incredulità. Significa davvero? È incredibile. La mamma dice: ma non preoccuparti, il tempo vola. Ora però sbrigati, altrimenti farai tardi. E qui abbiamo l'imperativo informale di seconda persona singolare, tu, alla forma negativa, non preoccuparti. L'imperativo informale di seconda persona singolare, tu, alla forma negativa è facilissimo da formare. Si forma con non più il verbo all'infinito. Non mangiare, non cantare, non ballare. Questa regola vale per tutti i verbi,
anche quelli della seconda e terza coniugazione, i verbi inere e i verbi inire. Non bere, non partire. Se il verbo è riflessivo, il pronome può attaccarsi al verbo e formare un'unica parola, come in questo caso, non preoccuparti, oppure può precedere il verbo. Possiamo quindi anche dire non ti preoccupare. Non preoccuparti e non ti preoccupare sono la stessa cosa. Il tempo vola è un'espressione molto comune per dire il tempo passa velocemente, il tempo passa in fretta. L'ultima frase è ora però sbrigati, altrimenti farai tardi. Sbrigati è un altro imperativo informale affermativo alla seconda persona singolare. Tu. Sbrigati significa fai presto. Altrimenti significa se no, in caso contrario. Farai tardi. Fare tardi significa arrivare in ritardo. Quindi altrimenti farai tardi significa se no, in caso contrario, arriverai in ritardo. Bene, e ora che abbiamo finito l'analisi di questo dialogo, possiamo fare insieme un esercizio. Saremo io e te i protagonisti di questo dialogo. Prima io farò la mamma e tu il figlio, e poi invertiremo i ruoli. Quando il testo del dialogo sarà di colore blu, dovrai essere tu a parlare. Matteo, svegliati! Sono le 8:15. Devi andare a scuola. Ieri è stato il tuo primo giorno di scuola. Ma la scuola non dura solo un giorno. Per alcuni anni. Ma non preoccuparti, il tempo vola. Ora però sbrigati, altrimenti farai tardi. E ora invertiamo i ruoli. Tu sarai la mamma e io sarò il figlio. Di nuovo? Ma ci sono già andato ieri e non mi è piaciuto proprio. E per quanto tempo devo andare a scuola? Addirittura. Bene, per questa lezione è tutto. Io e il signor Rossi ti salutiamo e ci vediamo alla prossima.